quando si parla del Wonder of Stardom Championship, i fan si aspettano match che sappiano emozionare, sorprendere e alzare il livello dello show. Eppure ogni tanto il booking può sorprendere, non sempre in senso positivo. Il prossimo 29 dicembre a Dream Kingdom la White Belt sarà al centro dell'attenzione, ma non come ci si potrebbe aspettare. Konami, la campionessa in carica, difenderà la sua cintura contro Saya Ida, un match che sulla carta pare molto meno rilevante rispetto ad altri potenziali incontri che avremmo potuto vedere in un evento di questa portata. E prima che scatti l'indignazione, lasciatemi spiegare perché questa sfida suscita più dubbi che hype. Saya Ida ha conquistato questa opportunità battendo Ami Sourei in un number one contenders match lunedì 8 dicembre. Un successo che le permette di mettere nel mirino la White Belt, il Wonder of Stardom Championship, e che arriva dopo una serie di incontri che l'hanno vista protagonista nella 15ª Goddess of Stardom Tag League. In quella competizione sia Saya Ida che Ami Sourei avevano già ottenuto vittorie importanti contro Konami, aprendo di fatto la porta a un match titolato. Sembra tutto lineare e in teoria lo è. Una contendente legittima affronta la campionessa, ma la questione è più sottile di così, perché se guardiamo al contesto più ampio della compagnia e alla qualità dei match potenziali, questo scontro appare, a mio avviso, debole sulla carta. Perché dico questo? Perché Saya Ida, per quanto meritevole della sua occasione, non ha ancora il livello necessario per affrontare un match valido per il Wonder of Stardom Championship come una contendente capace di elevare la cintura stessa. In altre parole, il suo match rischia di risultare uno dei meno importanti nella storia recente del titolo, una sfida più di transizione che di vero impatto. La sensazione è che Konami, campionessa solida e consolidata, rimarrà campionessa senza particolari colpi di scena. Se si guarda a chi avrebbe potuto affrontare Konami in un pay-per-view di questa portata, la lista è lunga e piena di possibilità più entusiasmanti. Azumi, con la sua incredibile tecnica, il modo in cui riesce a combinare velocità e strategia sul ring, avrebbe potuto garantire un match elettrizzante, capace di dare al Wonder of Stardom Championship la visibilità che merita. Rina, anche se parte della stessa fazione 8, avrebbe potuto regalare una contesa intensa e piena di storyline, creando una dinamica interna di rivalità con sfumature interessanti. Ina, con la sua crescita costante e il modo in cui si sta imponendo come talento emergente, avrebbe avuto tutte le carte in regola per portare un match di alto livello. E poi ci sono altre lottatrici che meritavano attenzione. Natsupoi, già impegnata contro Sari, è vero, ma dopo tutto il match contro l'ex WWE poteva anche slittare a data da destinarsi, e qualora Natsupoi avesse vinto la White Belt, poteva essere uno scontro valido per il Wonder of Stardom Titles. Suzuki, vincitrice del 5-Star Grand Prix 2023, ha già dimostrato comunque di poter reggere il peso di match importanti. Quando parliamo di lei ci salta subito alla mente il grande main event di Dream Kingdom 2023, quando affrontò Maika in un match valevole per il World of Stardom Championship. Insomma, le alternative non mancavano e molte di queste avrebbero dato più hype e senso di attesa per uno showdown di fine anno. E invece ci ritroviamo con Saya Ida che, se da un lato ha dimostrato di meritare un'occasione grazie alla sua costanza e alle vittorie ottenute nell'ultimo periodo, dall'altro lato difficilmente potrà trasformare questo match in un momento memorabile della storia del Wonder of Stardom Championship. La sua sfida appare quindi più un
passaggio obbligato, un'occasione per Konami di difendere la cintura senza mettere a rischio il suo regno e senza alterare la gerarchia all'interno della divisione. Detto questo, non significa che Sayada non possa sorprendere. I match, come sappiamo, si vincono sul ring e l'imprevedibilità è sempre dietro l'angolo. Saya ha un cuore enorme, resistenza e tecnica pulita e potrebbe sicuramente dare del filo da torcere a Konami. Ci aspettiamo momenti interessanti, scambi dinamici e qualche sequenza tecnica che potrebbe intrattenere i fan più appassionati. Ma resta il fatto che, in termini di impatto globale e storyline, il match non appare paragonabile a quello che avremmo potuto avere con contendenti di livello più elevato e quindi rimane un incontro di transizione. Per Konami questa difesa è più un consolidamento che una prova del fuoco. A mio avviso il match contro Sayada serve soprattutto a mantenere lo status quo e a dare continuità alla cintura, lasciando aperte le possibilità per scontri più significativi nel prossimo futuro. Inoltre, il contesto di Dream Kingdom è già ricco di match ad alto impatto. La presenza di lottatrici come Sayaka Mitani, Saori Aru, Natsupoi, Sari e così via rende inevitabile che alcune difese titolate abbiano un peso minore rispetto ad altre. In questo scenario il match tra Konami e Sayada rischia di passare un po' in secondo piano, pur restando interessante per i fan di Sayada e per chi segue la progressione dei talenti emergenti della compagnia. In definitiva, possiamo dire che Dream Kingdom vedrà un Wonder of Stardom Championship che rimarrà probabilmente nelle mani di Konami, con Sayada che avrà comunque la possibilità di mettersi in mostra davanti al pubblico più esigente del Ryogoku Gokikan. È un'occasione di crescita per lei, un banco di prova personale e un momento per imparare dai match di alto livello. Per i fan, il consiglio è di godersi le sequenze tecniche, apprezzare la dedizione di Sayada e osservare come Konami riesce a gestire la pressione senza abbassare il livello della cintura. Il Wonder of Stardom Championship rimane uno dei simboli più importanti della compagnia e ogni difesa è significativa. Anche quando il match sembra meno rilevante sulla carta, ogni incontro porta con sé dettagli, spunti tecnici e storytelling che possono arricchire la narrativa complessiva della divisione. E se da un lato Konami consoliderà il suo regno, dall'altro Sayada guadagnerà esperienza, preziosa visibilità, elementi che potranno tornarle utili in futuro, magari in contesti più importanti, sfide più consistenti. Insomma, il 29 dicembre il Wonder of Stardom Championship sarà protagonista, ma con la consapevolezza che non tutti i match hanno lo stesso peso nella storia del titolo. Konami probabilmente rimarrà la regina della White Belt e Sayada, pur meritando rispetto per la sua opportunità, apparirà più come un avversario di transizione che come una vera sfidante in grado di cambiare le sorti della cintura. Dream Kingdom ci regalerà comunque emozioni, azione e tecnica e questo incontro, pur con le sue limitazioni narrative, farà parte della grande festa del Ryogoku Gokigan, un momento da vivere per tutti gli appassionati di Joshi Pororesu. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti dedicati a Dream Kingdom. Perché sì, nei prossimi giorni continuerò a parlare della Kermesse con altri video dedicati.
Ma Konami vs Sayaida non sarà l'unico match interessante di Dream Kingdom. Infatti qua di fianco a me potete trovare altri 2 video dedicati proprio ad alcuni match dello show del 29 dicembre. Se non li avete visti, vi consiglio di dargli un'occhiata. Inoltre vi consiglio anche di seguire Donne tra le corde per ulteriori news sul mondo del wrestling femminile. Trovate tutte le info di questo magico progetto qua sotto in descrizione. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!